Quest'oggi sono a bordo di una macchina, di un'automobile, ed è una Panda, un pandino, ma è una Panda ibrida. Adesso ne parliamo meglio. Questo video è stato sponsorizzato da me stesso. Oggi vi presento il mio nuovo libro, Il diario delle cose non dette, disponibile su Amazon, una raccolta di 265 pagine tra racconti, pensieri e poesie, che vi faranno forse arrabbiare, forse riflettere, forse non vi faranno più sentire soli. Tratto tanti argomenti, ma per scoprirne di più visitate la mia pagina Amazon su Amazon Book o il mio sito web, da cui potete naturalmente acquistarlo. Quindi il diario delle cose non dette. Ho avuto modo di provare per qualche giorno questa pandina che, come vediamo da qui e da qui, è ibrida. A dirla tutta, non avevo mai guidato una macchina ibrida prima d'ora, è la mia prima volta in assoluto. In questo caso è una macchina piccolina, perché è un 999 di cilindrata, quindi 1000 praticamente, e nonostante ciò ha 6 marce. Infatti questo è il cambio: prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta e retromarcia. Dal display andiamo a vedere quello che è il consumo di energia, se sta consumando energia, oppure eventualmente andiamo a vedere se sta ricaricando la batteria. Da qui, dal quadro principale, andiamo a vedere la benzina, l'orario, l'autonomia residua e questo qua su è il livello di ricarica della batteria. Quindi questo tipo di ibrido è il famoso e anche diffuso mild hybrid, quindi ibrido leggero praticamente vuol dire, ed è veramente leggero sotto tutti i punti di vista. Infatti la batteria la usa veramente poco, è veramente piccola e si scarica velocemente. Se vai in autostrada, devo alzare sto finestrino, ecco fatto, se vai in autostrada ad esempio, noterai subito che la batteria scende, va a zero e cominci a guidare solo ed esclusivamente a benzina. Ora, ad esempio, che sono fermo, ok, così in folle, come vedi sta consumando energia, quindi in realtà sta utilizzando la batteria. Ma se io vado a mettere in moto, utilizzerà il motore a benzina. Ma in soldoni è buono o no questo mild hybrid? Ok, partiamo dall'auto. Come ho detto, la cilindrata è piccolina, è un'auto 1999 di cilindrata, e con questa cilindrata, naturalmente così piccola, andare in autostrada il consumo si sente. In questi 2 giorni in cui ho avuto modo di guidare questa Panda molto carina e simpatica, ci ho fatto circa 400 km, di cui circa 300, 250-300 in autostrada, e il resto praticamente strada di sotto, quindi urbano, diciamo, ok? Però la stragrande maggioranza del tempo, dei chilometri, oggi non so parlare, via autostrada. E ho consumato la bellezza di quasi 50 euro di benzina per 400 km. Quindi, com'è il consumo? Buono? Non è buono? Non lo so, lascio a voi i giudizi. La Kuga più o meno consumo uguale, ok? Non è a benzina ma è a diesel, e naturalmente non è 9,99 ma è 1.600 se non sbaglio, 1.600 diesel. Comunque vi faccio vedere l'equipaggiamento, che in realtà è molto semplice, perché qui abbiamo lo sterzo classico Fiat, che è un po' duretto in realtà, non è tanto ergonomico, tanto morbido, però quando ci prendi la mano è perfetto. Naturalmente qua i finestrini, da questa parte abbiamo il clima, ok? Il clima non è un clima automatico, naturalmente, ok? Quindi tu setti la temperatura e poi vai a dare 1, 2, 3, così accendi e spegni l'aria condizionata, così chiudi.
Da questa parte, oltre il consumo di energia, possiamo andare a vedere la potenza della batteria. Ora è praticamente a zero perché la macchina è spenta. Poi qua possiamo andare a collegare un USB, questa è la radio, quella originale, e qua invece abbiamo FM e vabbè, AM e DAB, quindi c'è anche la radio DAB. Oltretutto possiamo anche collegare il cellulare. Qua ci sono i tastini praticamente che vanno per la modalità CD e tutto il resto che avete anche voi nelle vostre macchine, inutile spiegarli. E poi qua i due tastini per alzare e abbassare i vetri. Naturalmente stiamo parlando solo dei finestrini davanti, quelli posteriori credo che siano, sì, sono manuali, quantomeno su questo modello che sto provando io. Ma andiamo alle sensazioni finali. Cosa bella e positiva, che è bello, si trova facilmente parcheggio con questa macchina perché è piccolina, è semplice trovare il parcheggio, è semplice fare le manovre e adesso si è appena riaccesa. Perché l'auto si è riaccesa da sola? Perché quando vede che c'è un eccessivo consumo della batteria e l'auto è in stand-by, però vede, ok, sto consumando batteria, cosa fa? Si riaccende e il motore va a benzina e va a ricaricare quella che è la batteria ausiliaria, proprio come è successo oggi. L'auto è inoltre dotata del sistema start e stop, quindi praticamente quando ti fermi al semaforo la macchina si spegne, quando metti in folle, quando metti in prima riparte, a meno che non debba caricare la batteria, a meno che non ci sia l'aria condizionata accesa, quindi a meno che non ci siano condizioni particolari che non permettono lo stand-by. Ora, ripeto, è la prima macchina ibrida ed è una mild hybrid, quindi un ibrido molto, troppo, secondo me, leggero, che permette magari di avere qualche agevolazione a livello fiscale. È un Euro 6 comunque, benzina, quindi se vivete soprattutto al nord Italia, dove ci sono tante teste malate e ci sono problemi di circolazione, con questa Panda a benzina ibrida non avete nessun problema di circolazione. Ma d'altro canto ci sono anche i lati negativi. Il sistema start and stop qui funziona perfettamente, ma io odio questo sistema. Secondo me è un'usura per il motore, l'hanno detto anche diversi meccanici, e soprattutto per il motorino di avviamento, un inutile sforzo per risparmiare davvero poco. Infatti anche nella mia auto, nella Kuga, dovrebbe esserci questo sistema, ma è stato disattivato via software. Comunque ci si abitua abbastanza facilmente. E mentre vi faccio vedere l'auto da fuori, vi dico anche un'altra cosa. In autostrada mi sono trovato bene, cioè nonostante sia un motore 999, quindi piccolino, e si sente che è un motore piccolo, proprio piccolo, non è che non si sente, nonostante ciò devo dire che combatte, ecco, diciamo che combatte, perché comunque riesci ad andare a velocità codice 110, 120, 130, quel che sia, senza troppi problemi. Naturalmente se tu poi vuoi andare un po' più veloce, soprattutto se la strada è un po' in salita, soprattutto in sesta, perché ha la sesta marcia, per quanto secondo me la sesta marcia è inutile per un motore 1000, parliamoci chiaramente, allora lì ci potrebbe essere qualche piccolo problema, ma finché vuoi camminare, tra virgolette, e non vuoi correre, va benissimo. Naturalmente questo è un modello di base, ok? È un modello abbastanza base. Una cosa che voglio farvi vedere, che oltre l'autonomia, qua possiamo andare a impostare distanza, per esempio il consumo medio, e qua andiamo a vedere il consumo medio, il consumo istantaneo, praticamente zero visto che non stiamo camminando, la velocità media, i tempi di viaggio, eccetera eccetera. Temperatura del liquido di raffreddamento, questo è importante perché in realtà, se ci pensi bene, non lo vedi ad occhio, a meno che non lo vai a impostare là sopra, e in realtà io mi sono trovato un po' male. Avrei preferito avere una freccetta qua da qualche parte che me lo indichi senza andare a vederlo nel menu per forza. Comunque questo è tutto ciò che possiamo visualizzare
la data e l'autonomia infine. E quindi il mio giudizio finale qual è di questa piccola bandina? Direi auto perfetta o quasi perfetta per chi gira in città, per chi vuole girare molto in città, non ha necessità di prendere autostrada, di andare veloce, di fare il sorpasso, di fare strada, di fare cose particolari, allora è perfetta. Se già voi però volete, che so, ogni tanto viaggiare, fare 2, 3, 400 km, e beh, lì già il discorso cambia parecchio, perché anche il sedile, l'ergonomicità, la comodità fa tanto in un viaggio lungo, oltre che la prestazione del motore, la prestanza e la velocità. Però per la città è perfetta, la Panda per la città è sempre stata imbattibile. Bene, adesso andiamo finalmente, dopo questi 2-3 giorni, a riconsegnare l'auto a chi di dovere, insomma, ma mi ha fatto davvero piacere guidarla. Non pensavo di trovarmi così bene, soprattutto a livello di, ripeto, di comodità nel trovare parcheggio, lo sterzo è morbido, il motore è 1000, è piccolo, si sente tutto, ma quel poco che fa lo fa bene, ecco. Quindi andiamo subito a riconsegnarla, visto che il mio tempo a disposizione con questa piccola ma simpatica auto è terminato. Non mi resta che darvi un caro saluto e darvi appuntamento al nostro prossimo video della prossima settimana. Quindi se volete iscrivetevi e basta, ci vediamo la prossima settimana. Ciao!